Salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta molto a cuore, ovvero l'inizio dello studio del violino in età adulta. Mi è capitato spesso di parlare con persone di 30, 40 e anche 70 anni che mi confidano di avere il desiderio di iniziare lo studio del violino. La domanda che mi pongono è sempre la stessa: posso iniziare alla mia età oppure sono troppo vecchio? Prima di andare avanti voglio ringraziare tutti coloro che sostengono il mio canale e come al solito vi invito a lasciare un like ed iscrivervi attivando la campanella in modo da non perdere i prossimi video. Grazie. Allora, è possibile studiare il violino da adulti? Ora faccio io una domanda a voi. Vi siete mai posti il problema prima di iniziare una partita di calcetto con gli amici di non avere l'età giusta per farlo? Oppure non so, quando andate in vacanza al mare e fate qualche lezione di surf, vi siete mai detti di non avere il fisico adatto per poterlo fare? E allora perché vi fate questo problema con il violino? Iniziare a studiare la musica da adulti è una scelta che sicuramente può cambiare in meglio la vostra vita. Per perseguirla è importante però liberarsi dei pregiudizi legati all'età e convincersi che non è mai tardi per realizzare i propri sogni. Non c'è nessun motivo per cui tu non possa iniziare lo studio del violino anche oltre i 30 anni. È indubbiamente vero che i ragazzi sono più ricettivi, ma un adulto possiede altre qualità. Per esempio, sa come adattarsi, sa che quando nasce un problema c'è sempre una strada per poterne uscire. Per dirla brevemente, sa che gli obiettivi si possono sempre perseguire, un concetto che molti bambini non hanno ancora maturato. Un altro vantaggio è che l'adulto può porsi degli obiettivi senza delle scadenze temporali. Concretamente non frequentate un conservatorio e non avete degli esami da sostenere entro tempi stabiliti. Voi, al pari di un ragazzo, avete solo da guadagnare la massima fiducia in voi stessi. Si possono ottenere ottimi risultati a tutte le età, però ora voglio dirvi una cosa importante: dovete proteggere la passione e l'entusiasmo. Se si affievoliscono significa che c'è qualcosa che non va. Quindi l'unico vero ostacolo quando da non più giovani ci si avvicina allo studio della musica è l'approccio mentale. Può capitare che alle prime difficoltà incontrate durante il percorso di studi la voglia di rinunciare diventi sempre più forte, ma attenzione, non fatevi sopraffare da questi pensieri. In questi momenti è molto importante la figura del maestro, che eliminerà queste idee limitanti dalla vostra mente, aiutandovi nel vostro percorso didattico. Affidarsi ad un insegnante è anche una buona soluzione per ottimizzare il poco tempo che avete a disposizione ed in particolar modo per salvaguardare l'entusiasmo e la passione. Non ascoltate le persone che cercano di dissuadervi da questo vostro obiettivo, dicendovi che il cervello non è più spugnoso come quello di un ragazzo di 20 anni. Sono tutte cavolate. Tutti possiamo imparare e tutti abbiamo dei tempi diversi ed ognuno apprende in modo differente. L'apprendimento non ha età, anzi le neuroscienze dimostrano che il cervello rimane plastico ed è capace di modificarsi in base agli input esterni per tutto il corso della sua vita. Non esiste un momento critico oltre il quale ci viene impedito di assimilare nuove abilità e nuove conoscenze, e quindi anche la musica non fa eccezione. Durante la pratica le abilità motorie e la percezione sensoriale vengono stimolate, sviluppando la cosiddetta memoria muscolare, ovvero la capacità di muovere determinate parti del corpo nel momento giusto, un percorso in cui sei solo tu il protagonista e migliorerai di volta in volta. Secondo vari studi, suonare uno strumento musicale aiuta ad allenare la memoria. Nuove sinapsi vengono create e quelle dormienti vengono riattivate. Per via della coordinazione tra varie attività motorie, ascolto, percezione del proprio corpo, emotività, il cervello viene sfruttato in modi che i non musicisti non riescono a fare. È stato provato scientificamente che i musicisti pensano in modo diverso dalle persone che non suonano uno strumento musicale. Il segreto sta nella sollecitazione di tutti i sensi. Il cervello brama di essere messo sotto pressione, allora perché volete deluderlo? Ora voglio dirvi una cosa molto importante: dovete prendere spunto dai bambini. Il bambino non si pone l'obiettivo di diventare una star della musica, ma inizia lo studio del violino per gioco. Non si pongono il problema di come raggiungere rapidamente dei traguardi, scoprono lo strumento giorno per giorno e non sono assillati dall'ansia di perseguire
traguardi tecnici da virtuosi. Con gli studi ottengono risultati di volta in volta migliori. Non abbiate fretta, questi adulti vogliono ottenere sempre risultati soddisfacenti in tempi brevi e quando il riscontro non rispecchia l'ambizione si demoralizzano e vogliono abbandonare tutto. Suonare uno strumento musicale non è solo apprendimento di concetti nuovi, ma anche un esercizio per consolidare ciò che si è appreso, un percorso che avviene lentamente, giorno dopo giorno. L'esercizio quotidiano purtroppo è in gran parte ripetitivo, perché mani e testa devono assimilare automatismi e coordinazione, fino a che le difficoltà tecniche possono essere affrontate con naturalezza. Un altro fattore importante è la gestione del tempo. Mi rendo conto che la famiglia, il lavoro, i figli rubano gran parte della tua giornata, tanto da indurti a pensare di non avere neanche un momento per dedicarti ai tuoi interessi e alle tue passioni. Ma non preoccuparti, per studiare musica e per imparare il violino va bene anche quel poco tempo libero che hai a disposizione. Ciò che fa la differenza è la qualità del tempo che tu dedichi alla pratica e la costanza. Mezz'ora di tempo ogni giorno sicuramente ti darà nel tempo dei risultati soddisfacenti. In conclusione, forse diventerai un bravo violinista, o forse non otterrai mai risultati soddisfacenti. Magari non ti lanceranno fiori e dediche durante i tuoi concerti, ma rimane pur sempre un nobile hobby per persone dalla mente aperta. Prendere il violino e suonare una canzone durante una cena con gli amici è sicuramente un'esperienza fantastica. E chi se ne frega se quella nota è uscita un po' stonata, se il suono non era perfetto. L'importante è la musica, l'importante è cercare di esprimere le proprie emozioni e star bene. Ragazzi, divertitevi sempre con la musica.